Tra tutte le tipologie possibili di terminazioni per le funi ascensorie, le teste fuse sono quelle che hanno il loro fascino più particolare. Oggi è di questo che vorrei parlarvi, del procedimento di base, di come si realizzano queste teste fuse e di quelli che sono gli errori più comuni che vengono commessi. Se questi argomenti vi interessano, restate con me per i prossimi minuti e cercherò di accompagnarvi in questo percorso. Se è la prima volta che capitate da queste parti, io mi chiamo Nicola. Per completa trasparenza lavoro per la Business Unit Elevator and Escalator di Prysmian Group ed in qualità di libero professionista mi occupo di corsi di formazione. Mi trovate sui principali social network cercandomi come Nicola in Bimbo oppure come Nick di Elevator Guy. Se trovate questi contenuti interessanti, vi prego di lasciarmi un like qui sotto, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Fatte le dovute presentazioni, è importante fare una premessa. Questo non è un corso di formazione, questo è un tutorial nel quale esamineremo per sommi capi il procedimento di realizzazione delle teste fuse. Dopo aver visto questo tutorial non sarete in grado di realizzare una testa fusa in autonomia, avrete semplicemente idea di quelli che sono i passaggi principali. Ognuno di noi è responsabile delle proprie azioni, quindi sappiate che nel momento in cui realizzate una testa fusa sarete responsabili di quello che andrete a fare. Per realizzare teste fuse adeguatamente dovete seguire i dettami della norma tecnica EN 13411 parte 4, che è quella dedicata proprio alle teste fuse. Avete la necessità di redigere un'istruzione operativa da dove vengono descritti tempi, metodi e modalità della realizzazione di queste terminazioni e dovrete attenervi scrupolosamente a questi dettami. La norma tecnica prevede anche poi eventualmente delle prove di tipo. Ogni volta che si parli di teste fuse ci si trova di fronte a una grande barriera, una barriera cognitiva tale per cui ognuno ha sviluppato il proprio metodo di lavorazione e non vuole stare a sentire i ragionamenti che gli vengono portati. A causa di questo, io ritengo che sia opportuno fare un passo indietro e prima di occuparci dei vari passaggi necessari per la realizzazione delle teste fuse, è importante liberarci di un bias cognitivo che si chiama effetto Dunning-Kruger. Si è iniziato a parlare di questo effetto a partire dal 1999, quando due psicologi americani, David Dunning e Justin Kruger, hanno presentato il loro documento di studio. L'effetto Dunning-Kruger, in pratica, non è null'altro che un inganno mentale, tale per cui nel momento in cui acquisiamo un minimo di competenza su un determinato argomento, non siamo in grado di autovalutare la nostra stessa competenza su quel medesimo argomento. Un po' complicato, vero? Lo capiamo meglio guardando il diagramma che accompagna il cosiddetto effetto Dunning-Kruger. Notate su questo diagramma che nel momento in cui acquisiamo un minimo di competenza, la nostra confidenza sulla conoscenza di quell'argomento diventa estremamente alta. Dopodiché, proseguendo nell'acquisizione di conoscenze e competenze su quel medesimo argomento, il nostro livello di confidenza progressivamente scende perché diventando più competenti ci rendiamo conto di non essere così tanto competenti. Continuiamo nell'acquisizione delle nostre competenze fino a quando non arriviamo al livello di esperto. Quando giungiamo a questo livello, la nostra confidenza sull'argomento è decisamente più elevata rispetto al minimo che abbiamo toccato, ma non raggiunge il massimo livello che avevamo all'inizio. In conclusione, che cosa abbiamo appreso dall'effetto Dunning-Kruger? Potremmo sintetizzarlo in un'unica frase: impara abbastanza da poter correggerti. In altre parole, applica quanto afferma Socrate, so di non sapere. Quando ci apprestiamo a realizzare una terminazione delle funi con testa fusa, ci deve essere chiaro che per poter apprendere questo procedimento non è sufficiente osservare quello che fanno gli altri, ma bisogna documentarsi e sperimentare, studiando i contenuti della norma tecnica, redigendo una istruzione operativa ed eventualmente effettuando delle prove di tipo quando richieste. Solo in questa maniera potremo dimostrare di aver messo in atto un procedimento che rappresenti lo stato dell'arte.
Chiarito questo concetto, possiamo proseguire nei nostri ragionamenti dedicati alle teste fuse. Chiaramente si tratterà di un'esposizione sommaria soltanto per identificare gli elementi fondamentali della norma tecnica EN 13411 parte 4. Prima di cominciare, un importante disclaimer. I contenuti del presente tutorial rappresentano le conoscenze maturate dall'autore ed i riferimenti alle norme tecniche in vigore alla data di pubblicazione del medesimo. Questo tutorial non sostituisce la consulenza di un professionista. L'utilizzo che farete delle informazioni in esso contenute e le relative conseguenze saranno vostra esclusiva responsabilità. La prima operazione che dovrà essere effettuata sarà quella del taglio della fune, per predisporre all'estremità la successiva lavorazione. Generalmente si realizza il taglio della fune tramite l'ausilio di un disco abrasivo, per fare in modo di avere una sezione netta. Si prepara il punto nel quale effettuare il taglio realizzando delle legature con del filo metallico. Va ora definita la lunghezza del fiocco e per farlo viene misurata la dimensione del tratto conico del capocorda. Sull'esito di questa misurazione verrà effettuata una legatura robusta nel punto in cui dovrà essere poi realizzata la base del fiocco. Ci sono delle lunghezze minime che deve avere il fiocco e per questo motivo vi raccomando di riferirvi all'appendice F. Una nota importante. Per effettuare le legature è necessario usare del filo metallico o del trefolo di acciaio. A seguito di questa operazione rimuoviamo una delle legature ed iniziamo ad aprire i trefoli per fare in modo che il fiocco inizi a prendere la sua conformazione. Generalmente dobbiamo operare un'apertura dei trefoli non eccessiva. Se l'anima è di tipo tessile dobbiamo provvedere a rimuoverla. Una volta aperti i trefoli, la norma tecnica prevede che questi trefoli vengano scomposti nei loro singoli fili, quindi si deve provvedere ad effettuare l'apertura dei singoli fili. L'uncinatura dei singoli fili che compongono il fiocco viene realizzata quando le prove di tipo dimostrano che questa sia necessaria. Le dimensioni e la forma della porzione uncinata devono essere valutate per lo specifico caso. E successivamente va effettuata una pulizia di sgrassaggio, quindi va rimosso tutto il lubrificante. La cosa importante è che lo sgrassaggio deve riguardare unicamente la parte del fiocco e non deve andare ad intaccare la parte rimanente di fune. A questo punto si provvede a posizionare il capocorda in corrispondenza del fiocco. Si effettua una chiusura dell'imbocco del capocorda per fare in modo che il metallo fuso non fuoriesca dalla base del capocorda stesso durante la colata. Dovete garantire una buona concentricità tra il capocorda e la fune. Quindi la fune deve essere mantenuta in posizione verticale al di sotto del capocorda per una determinata lunghezza. Anche questa istruzione è riportata all'interno della norma tecnica. Una volta realizzato tutto questo, dovete provvedere a portare in ebollizione la lega metallica. Ricordatevi che si tratta di una lega di piombo, stagno e antimonio. È importante verificare che il capocorda metallico sia costituito da una struttura che possa resistere all'operazione di preriscaldamento. Prima di poter effettuare la colata del metallo fuso, voi dovete omogeneamente riscaldare il capocorda per portarlo ad una temperatura che sia di almeno il 50% di quella della temperatura del metallo fuso. Il metallo fuso deve essere portato ad una determinata temperatura riportata anch'essa nella appendice. La norma tecnica vi dice di non mantenere il metallo fuso in questo stato per periodi troppo lunghi, perché altrimenti la componente di stagno e antimonio tenderà ad evaporare e voi avrete a che fare unicamente col piombo puro. Quindi, una volta che avete eseguito tutte queste operazioni, potete cominciare ad effettuare l'operazione di colata. Dovete poi attendere un tempo sufficiente per il raffreddamento naturale della lega fusa. Conclusa questa operazione, siete pronti per installare il vostro capocorda. Una volta realizzata la terminazione a testa fusa,
voi dovete anche emettere una dichiarazione di conformità, perché avete realizzato una terminazione di tipo indivisibile, quindi ne diventate responsabili. La norma tecnica UNI 10411 parte 1 vi consente di continuare a utilizzare le teste fuse nel caso in cui fossero precedentemente installate, ma vi consente anche di poter utilizzare le terminazioni che sono previste nella N8120. È importante notare a questo punto che nella N8120 sono contemplate anche delle nuove tipologie di terminazioni, che sono le terminazioni di tipo pressato. In alcuni casi c'è la possibilità di poter sostituire le teste fuse con terminazioni di tipo di natura pressata. Questo semplifica molto le cose, perché potete acquistare una terminazione pressata fornita già dal fornitore della fune e non dovete mettervi a realizzare le teste fuse in autonomia, perché come abbiamo visto il procedimento è alquanto complicato. Spero che quello che abbiamo visto vi sia stato utile e abbia chiarito la serie di dubbi e di domande che mi avete posto nelle ultime settimane. Lasciatemi un commento qui sotto. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo punto. Vi saluto. State buoni. Ciao 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 ciao.